Bentornati a EU Factor, il nostro appuntamento settimanale con le politiche europee di coesione. Oggi parliamo di un argomento estremamente delicato che riguarda l'immediato passato e soprattutto il futuro, la sostenibilità delle attività delle imprese e la loro responsabilità sociale. Responsabilità sociale ma anche ambientale, ad esempio. Ora come ora sono tanti i temi ai quali le imprese si preparano perché una stringente normativa europea sta per entrare in vigore e cambia completamente lo scenario, non limitandosi più a demandare la responsabilità d'impresa alla sensibilità delle imprese, ma intanto rendendo più specifici i loro obblighi e poi allargando anche la platea di quelle imprese che ne sono coinvolte. Ad esempio, fino a ieri, cronologicamente parlando, ad essere tenute a realizzare un bilancio di sostenibilità per le loro attività era una fetta molto piccola delle imprese italiane, circa 200. Con la nuova legge europea diventeranno 4.000. Si parla di imprese che hanno un numero minimo di dipendenti, circa 500, e anche una quantità minima di fatturato, in base ai quali dovranno poi sottostare a impegni estremamente seri e stringenti. Ne abbiamo parlato allora con una serie di esperti di diritto penale, civile e di politiche europee. Cominciamo dal professor Marco Scoletta che ci dà un'inquadratura generale di quello che è il tema. L'importanza di rispettare i diritti umani, la sostenibilità era sempre ovviamente un obiettivo che soprattutto le grandi aziende hanno sempre sponsorizzato. Quello che cambia è che si passa da un rispetto che fino ad ora era più di facciata ad un rispetto che invece adesso diventa oggetto di verifica, di controllo, si prende sul serio, ecco, non più soltanto come dire, per un modo per farsi belli, ma andando a approfondire quelli che sono effettivamente i rischi su ampia scala. Da questo punto di vista la cosa più importante è che viene proceduralizzato, vengono date delle regole particolarmente invasive, particolarmente dettagliate, che vincoleranno quello che sarà l'attività, gli obblighi a cui sono chiamate le aziende per poter dire rispetto i diritti umani, ecco. L'aspirazione è quella di un nuovo modello di governance societaria, una nuova prospettiva dell'amministrazione d'impresa che deve tener conto ormai non più soltanto di creare profitto per gli azionisti, ma dell'impatto sociale dell'attività d'impresa, della sostenibilità, appunto questa nuova parola che è al centro dell'attenzione del legislatore europeo in primo luogo e anche dei legislatori nazionali. Implementare questa direttiva pone tanti problemi sul versante dell'organizzazione aziendale, sul versante del diritto commerciale, sul versante anche di nuovi profili di responsabilità penale, in una prospettiva che è quella della maggiore attenzione per diritti umani e sociali nel contesto dell'attività d'impresa. Uno dei temi che trattiamo nel nostro progetto è il punto a cui è giunta l'Italia sui vari temi, quindi dal punto di vista della corporate sustainability come ce la stiamo cavando? Ma ce la stiamo cavando abbastanza bene, nel senso che in realtà la direttiva del 2022, la nuova direttiva sulla corporate sustainability, viene dopo una direttiva del 2014 che era la direttiva sulle relazioni non finanziarie, sul report non finanziario. Quello della disclosure, quella dell'informazione al mercato è un tema particolarmente rilevante, ma c'è un tema anche di diritto sostanziale, cioè quali sono gli obblighi che un amministratore di una società ha in termini di sostenibilità, che deve essere declinata nei vari termini della sostenibilità, nei vari aspetti della sostenibilità. Quindi la sostenibilità ambientale, che è quella che è la prima che ci viene in mente, ma anche sempre la sostenibilità sociale e anche la sostenibilità di governance. Il nuovo regolamento europeo di sostenibilità è raccontato così da loro, ma viene anche definito nei dettagli in queste ore, quindi non si può essere ancora troppo specifici e i dettagli faranno la differenza. Tuttavia già nel 2024 gli obblighi arriveranno, quindi bisogna in qualche modo essere pronti a questa trasformazione e il cuore di questa trasformazione l'abbiamo spiegato. Non può più essere la sostenibilità dell'attività d'impresa legata alla singola buona volontà, alla filantropia, per così dire, dell'attività stessa dell'impresa. Deve essere seriamente regolata e ce lo conferma un professore venuto dall'estero, Adán Nieto Martín dell'Università della Castiglia.
Hay un piano della due diligence, di questa obbligazione di sorveglianza sulla catena dei fornitori, che in Italia si conosce come il modello della 231, è un'estensione del modello di organizzazione dell'impresa con il fine di impedire violazioni dei diritti umani, violazioni contro il medio ambiente. E dopo un secondo aspetto di tutta questa normativa è la informazione. In due livelli adesso, il livello del balancio, l'impresa ha un'obbligazione di inserire un informe specifico sul che cosa fa nella sostenibilità, e questo dal punto di vista del diritto penale, e su questo fenomeno del greenwashing, dove abbiamo una direttiva, un progetto di direttiva recente dell'Unione Europea sul tema della competenza sleale, sul tema della pubblicità ingannevole, che è altro profilo interessante adesso sul tema del diritto penale, perché è una forma nuova di pubblicità ingannevole. Gli aspetti da normare sono centinaia, ce n'è uno che è particolarmente popolare in questo periodo, il cosiddetto greenwashing, ossia quando un'azienda si presenta come green, come ecosostenibile, ma in realtà non lo è così tanto, oppure lo è fino a un certo punto, ma poi si rimangia le promesse fatte. Vari gli episodi eclatanti, ad esempio sul packaging, e addirittura il più eclatante è stato ai tempi non molto remoti nel passato, in cui a causa dello scoppio della guerra in Ucraina il costo dell'energia è decollato. Ebbene, in questo periodo alcuni grandi fornitori di energia che avevano promesso di fornire energia elettrica unicamente nata da fonti sostenibili, ad esempio il fotovoltaico o l'eolico, a un certo punto hanno comunicato ai loro clienti che la bolletta aumentava a causa dei costi del gas, e subito molti hanno detto: ma come? Se i costi del gas non c'entrano niente sulla modalità con cui avete prodotto questa energia, perché arrivano i rincari? Greenwashing è uno dei temi chiave, e in particolar modo qui si parla di grandissimi fornitori di beni ritenuti essenziali, e il tema si allarga a quello delle multinazionali. Si parla in questo senso delle norme che l'Europa fa ancora fatica a concordare tra un paese e l'altro per procedere contro le mega aziende, i colossi multinazionali che compiono comportamenti sleali. Da questo punto di vista ha provato ad aprirci gli occhi su un tema molto complicato il professor Brandon Garrett, che è arrivato dagli Stati Uniti, dalla Duke University, per spiegarci quanto è complicato per l'Europa trovare una regola unica contro i colossi multinazionali. Negli Stati Uniti, ogni volta che il dipendente di un'azienda commette un illecito di cui l'azienda beneficia in qualche modo, l'azienda viene ritenuta a sua volta responsabile. In Europa è diverso, ad esempio in Germania le imprese non vengono mai concepite come moralmente responsabili di un reato. Inoltre in Europa ci sono molte più norme a tutela della privacy di un dipendente rispetto agli Stati Uniti. Un'azienda americana, se c'è un caso che riguarda un suo dipendente, può fornire al giudice le email che inchiodano quel dipendente. In Europa è molto più complicato di così. Le azioni dei singoli stati europei contro le multinazionali sono iniziate quando ci si è accorti delle enormi multe miliardarie che queste aziende pagano quando perdono le cause negli Stati Uniti. Però i paesi si muovono ancora in ordine sparso. La Francia ha fatto una legge, il Regno Unito ha fatto una legge, quando era ancora in Europa ovviamente, ma di recente si parla più specificamente di cominciare ad agire insieme come Unione Europea. Il caso più interessante è quello dell'evasione fiscale. Anche lì gli Stati Uniti hanno mosso i primi passi, ad esempio, contro le norme di privacy di alcune banche svizzere, costringendole addirittura a cambiare quelle regole. Esempi come questo stanno spingendo anche i Paesi membri dell'UE verso una politica più aggressiva e comune contro le megacorporazioni. Chiudiamo ricordando che la coesione europea è anche insita nelle regole comuni da seguire e nei valori comuni da incarnare. Da questo punto di vista, dalla panoramica che abbiamo appena fatto, appare chiaro che i passi in avanti da compiere siano ancora tanti. Ne parleremo anche nelle prossime puntate, ma intanto EU Factor termina qui.